Buonasera signori, io sono il Bocca, stiamo per preparare un po' di baccalà livornese, questa è la nostra prima puntata, abbiamo già sperimentato qualcosa in precedenza, ci siamo divertiti, si è mangiato di lusso e oggi vi farò vedere un attimino come si prepara il baccalà livornese. Sono questo filetto di baccalà, mezzo chilo di pelati, sale e pepe quanto basta, un po' di peperoncino, dell'aglio, salvia, prezzemolo, la farina che serve per infarinare il baccalà e olio buono, mi raccomando, perché la base di tutto è averci l'olio buono, olio extravergine. Allora, prendiamo il baccalà, come vedete lo lasciamo intero e gli leviamo solo le lische che si trovano tutto, diciamo, per un 20 cm. Che cosa incidiamo? Dove sentiamo la lischia incidiamo e poi riandiamo a incidere in questa maniera qua, così facciamo proprio un filettino di lische che andremo a togliere. Eccoci qua. Lo sentite con la mano quando c'è la lisca, capito? Così questo è finito, queste sono le lische, si appoggiano da una parte, tanto non servono. E poi andiamo a fare dei pezzetti di baccalà, diciamo di queste dimensioni qua, un 4-5 cm fatto. Lasciate nella buccia che serve, diciamo, per tenere unito tutto il pezzo, perché se noi andiamo a levare la pelle c'è il rischio che quando frigga si esploda il tutto, diciamo, si sgretoli. Allora prendiamo i nostri pezzi di baccalà, le infariniamo leggermente, non troppo, battetele come faccio io, non nel muro come ho fatto di già e via. Abbiamo infarinato il nostro baccalà, come avete visto, mettiamo circa 6 cucchiai di olio extravergine. Io vado a occhio perché insomma leggo mi allampo orecchio che fanno brividini, cioè. L'olio è bello caldo, andiamo a prendere il nostro baccalà precedentemente infarinato, mi raccomando, poi non battetelo perché non deve essere, e mettiamo naturalmente pezzi più grossi, quelli che sono venuti, perché è normale che vengono pezzi più grossi, ci sono quelli più fini e quelli più grossi, un po' come in tutta la vita. Aspettate circa un minuto e mezzo che faccia la crosticina, come si dice, e poi andate a ritirare. Compratevi le pinzette, se non ce l'avete, ci sono professionali queste video. Vedete, ho iniziato a fare la crosticina, allora per non farla troppo scura che è brutta la vado a girare. Dovete regolare voi il fuoco, quando sentite che ha perso un po' di vigore la frittura lo rialzate un pochino, così mantiene l'olio alla giusta temperatura per friggere. La rigirate, vedete come ho fatto io, ho fatto la crosta, la mettete, diciamo, dalla parte della pelle il baccalà. Che a cotti, diciamo, sopra e sotto metteremo i nostri pelati con le mani così un po' a grezzo, ma va bene, è giusto, siamo livornesi, siamo milanesi, no? Mentre sta cuocendo, voi a parte vi preparerete un po' di battutino di aglio. Mi raccomando, nell'aglio quando trovate l'anima è sempre meglio levarci. L'anima, cos'è l'anima, dite voi? L'anima è la parte più interna dell'aglio, voi fate in questa maniera qua, molto facile. Vedete questo pezzettino lì? Lo dovete levare, che è quello che a molte persone dà noia. 1,5 dovrebbe bastare. Prendiamo il nostro coltellino di quelli buoni, un pochino di salvia abbiamo detto, un 3 o 4 foglioline bastano, un pezzettino di peperoncino di velo secco e tritate il tutto, fate cuocere come ho detto un quarto d'ora. In questo preciso momento aggiungete questo battutino di aglio, peperoncino e salvia, e lo fate cuocere, mi raccomando, scoperto, perché
se no non evapora tutta l'acqua che ha fatto il pomodoro. Questo deve essere un fuoco medio, non né basso né alto. Lo sentite, quando c'è questo bollore continuo, sempre bello persistente. Spostiamo un po' per non fare rimanere attaccato il baccalà. Dei sarcinate, sentimi. C'è un odore. C'è un odore leva di sentimento, anzi, mi hanno detto che posso dire anche le parolacce, allora leva di culo. Questo altri 10 minuti è pronto. Mi raccomando, un pochino di sale. Se poi cosa succede? Poi il baccalà nel sale ammollato, cosa succede? Prima di farlo un pezzettino assaggiatelo, se è troppo salato controllate con un cucchiaino, fate come fanno le vecchie massaie, il sughettino, leggermente sciocco, questo qui si vede che il baccalà era stato ammollato bene, allora ha rilasciato tutto il sale. Mentre il nostro baccalà sta finendo la cottura, facciamo un altro battutino di prezzemolino che ci vuole, a fine cottura è sempre carino presentare anche, siamo ignoranti, siamo livornesi, ma fallo a modino, un po' di decorazione, diciamo, poi il prezzemolo sta da tutte le parti, no? Mamma me lo diceva sempre, siamo il prezzemolo, sta da tutte le parti. Cioè quella lì che rompevo coglioni, Abbiamo aspettato la fine della cottura del nostro piattino esagerato baccalà livornese. Spengiamolo, vedete, l'acqua fa queste bollicine, siamo arrivati, diciamo, e lo impiattiamo. Lo mettete un po' a fighetto, uno e uno, due, un pochino di pepino, una bella spolveratina di pepino e una bella spolveratina di prezzemolino. Eccoci qui, Complimenti. è pronto per essere mangiato.